Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio vedere come si fa a impastare un panettone solo in planetaria, naturalmente con la mia nuova ricetta 2023. Vedremo comunque tutti i passaggi, tutti gli ingredienti e il risultato finale. Ovviamente vi mostrerò anche la ricetta della glassa perché ve l'avevo già mostrata l'anno scorso nel video del panettone mandorlato naturalmente e ve la farò rivedere nuovamente, così qualcuno magari che quest'anno vuole provare la nuova ricetta 2023 con panettone mandorlato ovviamente può fare riferimento anche a questa ricetta, anche perché comunque diciamo che si inseriscono sempre nello stesso ordine gli ingredienti, ma staremo molto più attenti che siano freschi, anche la ciotola della planetaria eccetera, per cui seguite ogni dettaglio del video fino alla fine, non perdetelo. Sigla. Primo impasto: 220 g di farina tecnica, 115 g di acqua, tuorlo d'uovo 60 g, zucchero 75 g, burro 80-70 g di pasta madre solita o 95 g di licoli togliendo 20 g di acqua. Partiamo inserendo nella nostra planetaria con gancio su velocità 3 acqua, tutto il tuorlo e tutta la farina. In questo modo noi andiamo a formare per circa un paio di minuti, 2-3 minuti, 3-4 minuti al massimo, la facciamo girare e l'importante è che avrete un composto comunque così e questa sarà la nostra autolisi. Allora, l'autolisi la faccio sempre comunque con i panettoni, anche con il pane, perché ci aiuta sempre ad impastare, essendo già un composto. Adesso vado a mettere la ciotola in frigorifero per un'ora. Ecco qua, adesso è passata un'ora, possiamo già iniziare, diciamo, l'impasto. Iniziamo mettendo pian piano la nostra madre solida, in questo caso a pezzettini così, anche più piccoli, va molto bene, così aiutiamo comunque l'impasto. Ecco perché vi consiglio il frigorifero assolutamente per la planetaria. Mettete la ciotola in frigorifero, così partiamo già, diciamo, da una temperatura un po' più fresca e bassa, così evitiamo poi il surriscaldamento di arrivare a 28 gradi eccetera. Ovviamente se partiamo già da una temperatura più fresca di un'autolisi, che comunque non comprende lievito. Adesso inseriamo pian piano lo zucchero, sempre sulla velocità 3. Adesso non so proprio la velocità di tutte le vostre macchine, però più o meno ci siamo su tutte, anzi una velocità anche questa, scusate, anche la 2, anche la 1-2 va benissimo, perché comunque adesso piano piano poi inserite, come sto facendo io, il burro a cubetti molto piccoli, facciamo mezzo centimetro diciamo, e ovviamente anche questo è da frigorifero assolutamente. Vi consiglio ovviamente, anzi è ovviamente confermato che per i panettoni e per i dolci lievitati si debba usare il burro da panna, burro da centrifuga naturalmente, e quindi cercate un burro ideale, anche perché l'altro potrebbe avere troppa acidità oltre a un sapore. Siamo sui 17 gradi comunque ragazzi, stiamo inserendo il burro e siamo sui 17 gradi, per cui se riuscite a gestirlo bene, diciamo che con una planetaria così come la mia ci stanno tipo 3 panettoni, dai, una cosa del genere. Adesso ne stiamo facendo soltanto uno e comunque con il primo impasto è, diciamo, abbastanza semplice da fare in planetaria, perché comunque se si fa soltanto un panettone a volte si può optare anche per la planetaria, perché con l'impastatrice un panettone solo, il primo impasto è un pochettino, ecco adesso, allora è durato in tutto 10 minuti, guardate, comunque deve avere questa tensione, deve avere. Adesso lo andiamo a mettere in un recipiente, dovrà
Allora, con la solida io lo faccio triplicare, quindi dovrà arrivare all'1,5 litri, lì dove vedete, visto che è a 0,5 adesso, con queste comode terrine in acciaio. Il pH, per chi volesse saperlo, è 5,8 alla chiusura. Andiamo a metterlo a 21 gradi, oppure anche 20 gradi temperatura ambiente, però 21 in cella è più stabile. Allora, dopo 11 ore è già triplicato il nostro composto a 5 di pH e cominciamo con il secondo impasto. Ingredienti: primo impasto al triplo, farina tecnica 70 grammi, malto diastasico 5 grammi, zucchero 35 grammi, tuorlo 45 grammi, burro 90 grammi, sale 3 grammi, acqua 20 grammi, pasta d'arancia 20 grammi e 250 grammi di tracanditi e uvetta a piacere, oppure altre sospensioni come cioccolato, eccetera. Inseriamo subito il nostro primo impasto con la farina e con il malto, che sia anche liquido il malto, il sciroppo, scusate, va comunque bene metterlo subito quando mettiamo la farina. Potete metterlo immediatamente anche quello in sciroppo. Allora, partiamo sempre con il nostro gancio a velocità molto basse, comunque lasciate al minimo in questa fase, perché comunque la farina deve essere pian piano assorbita dal primo impasto, la farina al malto naturalmente. Quando poi riusciremo ad arrivare a un composto omogeneo, cominceremo ad inserire gli altri ingredienti. Ecco, l'importante è arrivare a un composto unico, diciamo omogeneo. Ci vogliono circa 3 minuti almeno, perché comunque a questa velocità è normalissimo che ci voglia qualche minuto, però con calma si ottiene tutto. Ecco, adesso a questo punto possiamo iniziare a inserire il poco zucchero che abbiamo ancora da inserire, solo 35 grammi, e pian piano sulla seconda velocità cominciamo pian piano a inserire su prima o seconda velocità il nostro zucchero. Quando vedete che si sta inserendo bene, possiamo iniziare a inserire anche il tuorlo in questa maniera. Lasciamo sempre su basse velocità, a piano, perché comunque allora il primo impasto vi consiglio di metterlo in frigorifero e di mettere in frigorifero anche la nostra ciotola della planetaria, perché così partiamo già comunque da una temperatura bella fresca. Almeno la ciotola deve essere, non prendete proprio l'impasto dalla planetaria, ecco, magari lo trasferite comunque per un po' in una stanza fresca, o meglio magari una mezz'oretta in frigorifero, non tantissimo, però serve già comunque per partire con una temperatura un po' più bassa. Andiamo a inserire adesso a questo punto gli aromi, che sono la pasta d'arancia. Naturalmente potete, se volete, anche mettere la vaniglia a questo punto, inseriamo pian piano. Adesso andiamo avanti inserendo l'acqua, quel poco di acqua, diciamo 20 grammi, 25 grammi. Adesso inseriamo il sale e poi alziamo un pochettino la velocità. Potete alzare sulla quarta velocità, io ad esempio poi non so proprio la velocità di tutte le macchine che sia uguale. Siamo comunque su 18 gradi, per cui possiamo benissimo alzare la velocità in questa maniera adesso, finché non si incorda un pochettino il composto, anche non esageratamente, perché ricordo che adesso abbiamo ancora il burro da inserire a questo punto, e anche quello comunque ha la sua fase, ci vogliono alcuni minuti comunque per farlo assorbire. Noi andiamo comunque a metterlo piano piano, vi ho già detto come nel primo impasto, burro freddo da frigorifero, e lo andiamo a mettere un pochettino alla volta. Man mano che si assorbe ne mettiamo altri, mettiamo un'altra manciata di cubetti, come ho fatto io adesso in questo momento.
vedrete che a massimo 5 minuti sicuramente sarà pronto il nostro impasto. Poi ecco, quando vedete che comunque si sta già incordando bene, adesso iniziamo a mettere anche le sospensioni. A questo punto mettiamo le sospensioni, sono sulla prima velocità, seconda velocità, le mettiamo piano piano, un po' alla volta, perché ecco, l'importante è distribuirle bene, come quando si mettono con la spirale. Allora naturalmente potete decidere anche di fare la puntata e di metterle come fanno in molti, mentre fate le pieghe. Mentre fate le pieghe aprite magari tutto l'impasto, mettete le vostre sospensioni, fate una specie di laminatura e poi chiudete il tutto, ecco. Oppure comunque appena la tirate fuori dall'impastatrice, dalla planetaria, mettete le sospensioni in questa maniera, aprendo bene l'impasto tranquillamente, oppure potete optare per l'inserimento in planetaria. Ora facciamo la puntata di 2 ore e mezza a 23 gradi in cella, oppure anche benissimo a temperatura ambiente, 2 ore e mezza. Ora facciamo la glassa. La glassa va fatta almeno 5-6 ore prima, diciamo, di infornare, perché si deve lasciare in frigorifero, con 45 grammi di zucchero a velo, 25 grammi di albume, 25 grammi di amido di mais e 25 di farina di mandorle. Non dimenticate gli zuccherini, le mandorle e lo zucchero a velo per il decoro finale del panettone. Comunque adesso mixiamo prima di tutto le polveri e poi mixiamo, quando sono mescolate per bene, anche l'albume. Per evitare proprio che ci siano dei grumi nelle polveri. Sto utilizzando un mix piccolino che è comodo, visto che faccio la glassa solo per un panettone. Adesso aggiungo l'albume, ancora un minutino, e adesso se ne va in frigorifero fino alla cottura. Allora adesso ragazzi sono passati quasi 3 ore e 23 gradi, naturalmente l'ho lasciato almeno 3 ore se è un unico panetto, un unico panettone, senza fare la piega dopo un paio d'ore. Faremo la piega adesso, che fungerà da preforma, e poi faremo diciamo la pirlatura del panetto. Per metterlo poi userò uno stampo diciamo basso questa volta, non alto, però potete usare quello che volete naturalmente. Facciamo le pieghe di rinforzo, ecco qua, senza esagerare naturalmente. Adesso io mi sono presa anche questo qui perché naturalmente serve e lo lasciamo qua. Aspettiamo 40 minuti prima di fare la pirlatura del panetto. Allora ecco, dopo 40 minuti circa, 35 minuti, abbiamo il nostro panetto leggermente disteso, pronto per fare la pirlatura, che si farà in questo modo. Prendete una spatolina come questa, che è molto comoda, vi lascio poi il link, comunque la potete trovare ovunque, e fate così: lasciate una mano qua con la spatolina, passate sotto senza far fare il giro, ma girate semplicemente sotto in questa maniera, senza muoverlo troppo, ma solamente sotto il panetto, in questa maniera. Così praticamente è pronto, non l'abbiamo disturbato troppo. Andiamo a metterlo nel nostro stampo, che sia alto che sia basso. Adesso attendiamo i 3 cm, 3-4 cm per lo stampo alto e 1,5 cm diciamo per questo. E anche questi stampi li lascio in descrizione assieme a quelli alti, adatti, quindi abbastanza rigidi. Metto comodamente nella cella a 23 gradi senza esagerare con le temperature.
che comunque di fretta non ce n'è. La pellicola magari la togliamo un'oretta prima di infornare, comunque anche se non va fatto il taglio. Dopo circa 5 ore più o meno, ecco, poi dipende sempre un po' dal vostro lievito e dalle temperature, abbiamo il nostro panettone pronto per essere infornato. Adesso ho messo in sacca Porsche la nostra bella glassa che si è anche solidificata molto bene in frigorifero. Mettete una bella temperatura un po' bassa, altrimenti vi consiglio ancora di farla la mattina, questa glassa. Ecco, mi raccomando, non state troppo attaccati mai ai bordi, perché comunque la glassa potrebbe rovinarvi la cottura naturalmente se si va a attaccare al pirottino prima che cresca il nostro panettone. Può assolutamente rovinare tutto, quindi abbiate almeno questa distanza dal bordo, perché poi mettiamo un po' di zuccherini. Poi vi stavo dicendo che cresce il panettone, la glassa nel cuocersi si distribuisce. Ecco, mettiamo un po' di zucchero a velo e mettiamo le mandorle, perché questo è un bel panettone mandorlato, quindi ci vogliono proprio le nostre mandorle. Inforniamo su griglia oppure su piastra nella parte medio-bassa, come in questa maniera, modalità statica oppure ventilata se avete più panettoni. Dopo 40 minuti inseriamo la sonda per controllare la temperatura al cuore. Vedete dove va inserita proprio il cuore del panettone. Questo termometro è molto molto comodo e anche conveniente, vi lascio il link Amazon. Vedete, segna la temperatura e poi segna anche la temperatura in cui volete che segnali, diciamo, il termine della cottura, quindi c'è una specie di sveglietta. Allora, vi consiglio tra l'altro anche questo spillone per panettoni, potete utilizzarlo anche per un paio di panettoni, arriva a 60 cm. Li infilzate naturalmente subito, appena è a 94 gradi il cuore, li tirate fuori, li infilzate così e poi li lasciate almeno 9 ore capovolti. E questo è il nostro panettone, siamo pronti adesso per il taglio. Davvero un buon risultato. Adesso siamo pronti per il taglio e per assaggiarne naturalmente una fettina, è ovvio. Poi naturalmente se volete metterlo via, anzi andrebbe mangiato dopo 48 ore, non consumato subito e quindi messo via con lo spray all'alcol come mostrato negli altri video. Guardate, questo è il nostro bel risultato, è veramente una nuvola, è veramente soffice. Guardate. Io questa ricetta davvero ve la consiglio, adesso potete farla anche con planetario, non avete più scuse. Allora, poi sotto qui vi rimetterò magari la conversione per farlo con liquori, visto che stavolta ho usato la madre solida, e anche molti link utili, diciamo, agli articoli che ho utilizzato, dove li ho trovati, eccetera. Naturalmente questo su Amazon. Vi raccomando naturalmente di iscrivervi al canale per ricevere le prossime notifiche semplicemente sull'applicazione di YouTube. Io vi saluto, spero tanto che vi sia piaciuto il video e alla prossima!